Oggi stiamo andando nel primo insediamento rom abusivo di Roma. Parliamo di un insediamento che c'è da 40 anni e che nel 2020 è stato sgomberato. Ci sono stati dei cambiamenti importanti, qui ci sono ancora tantissimi autodemolitori alle pendici del Tevere, poi ci sono anche attività commerciali. Io sto arrivando qua per la prima volta, è una vita che non ci vengo, però ve lo mostro in diretta, anzi vedo qua già i nastri. Qui praticamente era l'entrata del famoso campo rom che da più di 40 anni stava qui a Roma. Gli abitanti del campo si erano trasferiti in maniera temporanea in quest'area perché non si era trovato un posto, allora presero sto spazio e qui edificarono. Infatti adesso che è stato sgomberato, parliamo del 2020, ancora, a parte c'è una puzza di plastica bruciata incredibile, ed è incredibile perché non ci dovrebbe essere nessuno. Voi immaginate, da campo rom qui erano state edificate delle vere e proprie case, ma uno dice baracche, invece guardate, piastrelle, basamento in cemento, rialzi, chi aveva investito di più e chi aveva investito di meno, però guardate che belle mattonelle. L'unico problema è che qui, a distanza di 2 anni, è rimasto ancora una discarica, un casino praticamente. Allora, fatto lo sgombero, ma i cocci di chi so, sta a bruciare qualcosa. Ci sono resti di un po' di tutto, poltroni, divani, cagate, rami secchi. Qui c'è una montagna di legna accatastata. Porco cane. Tanto dove metti i piedi. Attenzione, no, veramente. Comunque queste erano vere e proprie case. Guardate. Le mura, la pavimentazione, schiere e schiere di case. Questo era un salotto, si vede lontano 1 chilometro, guardate. Questo. Lì si vede che quando hanno buttato giù si è spaccata anche la pavimentazione, ma era tutta pavimentazione. Metri quadri e metri quadri di pavimentazione. Lì idem. Vi ricordo che qui c'erano più di 500 persone ed era inaccessibile perché lo status di questo campo, essendo il primo campo di Roma, gli dava una sorta di inviolabilità. Quando si entrava qui dentro automaticamente era difficile. Infatti quando ci fu poi nel 2007 famoso omicidio della signora Reggiani qua vicino, anche questo campo lo dovevano perquisire, ebbero non poche difficoltà per entrare qui dentro perché gli fecero subito un'accoglienza a base di sassi e di altro. Se proseguiamo qua, io credo che o sta roba l'hanno lasciata qui da 2 anni, ma mi sembra strano, o c'è volutamente ancora tutto buttato. Allora, se fai uno sgombero e lasci tutto così, e qui stiamo in una riserva naturale, perché va sempre ricordato che siamo vicinissimo al Tevere, ci sono anche tantissime tipologie di rifiuti, ci sono robe mediche, qui c'è sta una sacca medica, ci sono dei bagni, motorini, piante di tutti i tipi, però questo è solo l'antipasto. E dall'antipasto vi porta a vedere invece il grosso, no? Dici, sgomberare più di 40 anni di campo rom, che cosa sarà venuto fuori? Signori miei, lì c'è una cosa che fa paura. È questo che vi volevo far vedere. Lì c'è il fiume Tevere, attenzione qua. Lì passa il treno, qui il fiume Tevere, riserva naturale, animali, tonnellate e tonnellate e tonnellate di rifiuti. Questi sono quelli visibili, poi ci sono quelli interrati, che è la cosa più complicata, perché quelli interrati, occhio, no, qui non andate, è tutta roba industriale, guarda, cioè, quelle sono seghe industriali. Qui i rifiuti industriali che sono trattati con dei sacchi speciali, vedete, sono stati raccolti ma lasciati lì. Lì in fondo tutte quelle tipologie di sacchi sono rifiuti che non possono essere smaltiti così facilmente. Guardate, bombole del gas,
container, poi lì sotto addirittura sono macchiati i sassi, cioè sassi macchiati di rosso, cioè io non so che cosa può essere successo qua. Considerate che qua manchi topi ci vengono più, perché quei pochi topi che sono venuti e sarebbe pieno sono morti. Vedete tutte quelle aree di verde transennate che probabilmente sotto hanno trovato altri rifiuti tossici, perciò abbiamo quella catasta lì che sta a ridosso del Tevere. Se il Tevere dovesse fare una piena, sale qui e si porta via tutto. Voi considerate tutta sta roba andrebbe a finire al mare. Qui hanno transennato, tra l'altro la bene e meglio, in realtà non c'è neanche un transennamento vero, perché come vedete noi non abbiamo trovato nessun ostacolo, ma neanche delimitato, perché veramente un palo con cartello e un nastro scolorito non fanno una delimitazione. E qui c'è il famoso cantiere della Regione Lazio, che comunque questo è stato rinnovato, perché in teoria sapevo che era partito molto prima. Questa dovrebbe essere un'area adibita a lavori e questo è il famoso transennamento reale, che poi per rafforzarlo ci hanno messo soprammobile. Francamente, mi viene la domanda, secondo me sta roba l'hanno portata dopo, però potrei sbagliarmi. Il problema più grosso è che comunque, come vedete, la roba è stata raccolta, la roba è stata accatastata, ma qua è rimasta. Comunque lì ci sono rifiuti tossici, va bene tutto, va bene documentare, però piace pure la malattia per venire a documentare, francamente, anche se tanto non cambia niente, c'è di tutto. Che vedevo di calcinacci, probabilmente qualcuno ancora c'è. Occhio a dove metti i piedi qua, che veramente sennò è un disastro. Allora capisco perché ci siano porte, finestre eccetera, perché probabilmente questo è un ricovero di fortuna, come vedete. Lì le usano per crearci una sorta di... no, c'è puzza. Qui sopra passa proprio il treno. Cioè questo è binari ferroviari. Tra l'altro questo è il treno, quello regionale, che collega tantissime stazioni di Roma. Ed è un classico che sotto le zone della ferrovia ci si accampino. Qui c'è stato pure un bel incendio. Rami su rami. Sta qua, ma chissà quando toglieranno. E qua sotto, di nuovo, vero delirio. Considerate, ecco, qui siamo proprio sull'argine del Tevere. Questa oasi naturale, protetta, riserva, tutto quello che volete. Solo rifiuti industriali, solo robe che non so neanche la provenienza, perché qui c'è un po' di tutto. Montagne e montagne di sporcizia. E qui c'è un percorso di disastro ambientale proprio. Questo non è degrado, questo si chiama disastro ambientale. Fiume, plastica, scarpe, metallo, palloni, medicine, di tutto e di più. Occhio che se vai di sotto qua non ritorni più su, pellicce. No, ma mucchi e mucchi fino all'argine del Tevere praticamente. No, qui è fantastico, c'è pure un Oscar lì, qualcuno ha vinto, è lì c'è un Oscar. Per farvi capire, qui c'è un disastro ambientale e dall'altra parte ci sono i campi sportivi di una Roma bene, di Roma Nord. Tutta quell'area lì ci sono campi di padel, ci sono i campi di calcetto, ci sono i campi di tennis, ci sono strutture anche statali, perché è tutta roba comunque dello Stato, delle forze armate, e da quest'altra parte c'è sta disgrazia. C'è una situazione che veramente non oserei definire, purtroppo secondo me non si percepisce, perché uno, non sentite la puzza, ma due, non vi rendete conto che la pavimentazione è fatta di rifiuti. Parliamo di rifiuti anche di grosse dimensioni, un frigorifero, un materasso, un computer. Qui ci sono pezzi e pezzi di robe industriali. Probabilmente questo è tutto materiale che fa malissimo. In realtà qui quello che è stato fatto a livello di raccolta è zero, cioè se vedete qua ancora tutta la quantità di rifiuti, è vero che li hanno transennati, perché qui c'erano altre baracche. Da che cosa ce ne accorgiamo? Dal fatto che lì c'erano altre basi di cemento e tutta sta roba qui, tutta sta sporcizia, guardate, coltelli, scarpe, immondizia,
ma anche la classica scarpa, cioè non saprei neanche dare un valore a sto rifiuto perché c'è di tutto e c'è ancora gente che ci vive. Voi immaginate, anche dal punto di vista sanitario qua, quello che poi può succedere. TV a tubo catodico non se ne vedono da una vita, qui ci sono seggiole della macchina, sedili interi, reti, lì ci sono le vecchie baracche ancora. Qui adesso c'è un cartello che non riesco a leggere, comunque ci sarà scritto vietato accesso ai non addetti ai lavori, che poi tra l'altro lì è aperto, cioè lo facciamo vedere, ma poi è tutta una roba aperta. Questo qua doveva essere una delimitazione, ma non si regge nemmeno più, si è rotto, questo sta a cascà. E qui c'è tutta ancora una zona che in parte è abitata. Infatti per quello magari tanti rifiuti, tante cose vengono riutilizzati anche per costruire baracche, per cucinare. Ah, un gatto. Ci sono i gatti per combattere i topi, ma questi porelli non gliela fanno a combattere i topi qua. Ah, vedi, si mangiano? Sì. Qui comunque hanno transennato, hanno messo tutti i limiti, vedete, Roma Capitale, perché lì mi sa che c'è una colonia felina. Considerate che c'è una colonia felina in mezzo a sto degrado, che è una cosa... Eccola qua, colonia felina, referente. Questa è l'area, tenuta bene tra l'altro, cioè voi immaginate, de qua i rifiuti e de qua la colonia felina tenuta bene, ma sti pori gatti, cioè con tutti sti rifiuti, guardate che differenza lì dove i volontari della colonia felina tengono pulito, e beh no, qua sotto purtroppo che gli puoi fare? Vedi, hanno solo spostato il problema. Questi sono gatti che stanno tranquilli qui, no, non li spaventa porelli, se gli vai vicino con la telecamera, vedi? Loro se guardano il fiume, però finiscono pure loro in mezzo ai rifiuti. Cioè il fatto che un gatto finisca in mezzo ai rifiuti è un problema non da poco. E poi collegato sempre a questa parte ci sono gli ex autodemolitori che sono sottoposti a sequestro. Adesso qui vedo che c'è, allora anche qua sto nastro è arrivato, qui se metti qui qualcosa si vede. Qui da sta parte si vede meglio, anche questo è sottoposto a sequestro. Questa è tutta un'area sottoposta a sequestro, Ciao. centinaia di carcasse abbandonate di automobili, ovviamente sempre nel verde stiamo parlando, perché qua parliamo di zona verde, aree verdi di Roma, e una situazione che io definirei assurda, senza logica, tutto sequestrato. Il problema è sempre lo stesso, sequestri, ma poi che fai? Rimetti a posto? No, la cosa incredibile è che se tu sequestri un autodemolitore e ci lasci dentro le carcasse delle automobili, stiamo parlando di tutto materiale che inquina, no? Gomme, olio, pezzi della macchina, eccetera. E vedete qua, cioè non è che sono due macchine, sono accatastate una sull'altra. E dall'altra parte, lì sopra, ci sono i Parioli, c'è la zona bene di Roma, e dall'altra parte c'è sta Ponte Milvio, Tor di Quinto, altra zona bene di Roma. Qui ci sono ancora i sportelli delle macchine. Qui qualcuno ha costruito, però pure costruito meglio del solito, perché almeno è tutto coperto. Però questo è tutto materiale di scarto e risulta. E se qui continuiamo ci sono tutti gli autodemolitori. Cosa ne abbiamo tratto da questo giro? Semplicemente questo: sgomberi sto campo rom storico di Roma, ovviamente quelli che ci stavano si spostano e magari spostano pure i 50 metri, dei 20 metri, e continua la vita, perché poi che fai? Non c'avevi l'abitazione, non ce l'hai dopo, perciò se ti sposti ai 50 metri e nessuno ti dice niente, succede questo. Qual è il problema più grosso però? È che ci sono tonnellate e tonnellate di rifiuti, specie da quella parte, ma anche lungo l'argine del Tevere, che non vengono trattati. Qual è il problema? Che se tu non li tratti, i rifiuti non è che scompaiono automaticamente da soli, restano qui. Se guardiamo lì giù in fondo,
parte ripeto, puzza di plastica bruciata, puzza di feci, puzza di qualsiasi cosa, qui succede che se scoppia un incendio identico alla Palmiro Togliatti. Un altro problema ambientale che già c'è, perché il problema ambientale qui c'è, non è che possiamo far finta di non vederlo, non è che Cicalone vuole far vedere brutto, è un problema e io ma rischio pure a venirci, perché come dicono tanti, Cicalone sei buono andare nei posti con quelli grossi, con i buttafuori e te guardano. Cicalone oggi sta qua da solo e c'è solo una ragazzetta con me che sta a fare le riprese, poveretta, perciò neanche dire che mi porta il cameraman che mena, mi porta una ragazzetta che pure difende. Comunque, al di là di questo, perciò Cicalone con i guardaspalle, Cicalone viene nei posti pure da solo e se non c'avevo la cameraman ci venivo pure da solo, anzi era meno rischioso. Se vi siete persi qualcosa, se non sapete dove trovare un rifiuto tossico, se vi mancano i televisori di 40 anni fa, qua trovate tutto. È un posto veramente fuori dal mondo. Qui la gente ci passa. Noi mentre stavamo qui, per evitare discussioni non abbiamo inquadrato nessuno, sono passate 4-5 persone, chi con la bici, chi a piedi, chi con carrello, e quello che abbiamo visto è che c'è vita. Nelle baracche c'è gente, c'erano i fuochi accesi, c'era anche chi cucinava e quello che vediamo qui secondo me è solo la minima parte di tutto il lavoro che c'è da fare. Il mucchio dei rifiuti, ragazzi, qui rende moltissimo. Le bombole lì, occhio non ti avvicina, quella terra lì rialzata, quella probabilmente sono rifiuti tossici, perciò evita. Guarda, qui c'era un Audi, ci stanno le targhe in Audi, le tute sporche di gente che ci ha lavorato. Qui hanno accatastato indistintamente tutti quanti i rifiuti, guardate, una vera montagna di rifiuti. Tappate la bocca perché c'è una puzza. Occhio lì, No, ferma, occhio lì per terra, guarda, è pieno di robe di metallo. Se la percorriamo ci vogliono 10 minuti a girargli intorno a sta montagna di rifiuti. Non so se vi rendete conto, qui parliamo di 3 metri d'altezza. No, che puzza! Torna indietro, guarda. Evelino, no, sul serio, torni indietro. Noi ce ne andiamo perché c'è una puzza fuori dal mondo qua, è una cosa ingestibile. Sicuramente consiglio di iniziare a cogliere tutto quanto. Questa terra che è stata raccolta così, con molta probabilità, è una terra contaminata, perché viene messa nei sacchi per essere portata via. Infatti c'è quella R sopra che, se non ricordo male, è un rifiuto chimico. Allora cosa vuol dire? Che hanno scavato questo tipo di terra, che è una terra come lì ammucchiata, che era stata contaminata da qualche agente contaminante, pericoloso, però non ha senso raccoglierla e metterla nei sacchi e lasciarla lì, perché vi ripeto, qua non c'è niente di chiuso, qua è tutto aperto, chiunque può arrivare qua, non c'è, neanche c'è scritto tra l'altro che stiamo parlando di un'area con rifiuti, con problemi. Chiunque qua può entrare con la macchina, può scaricare rifiuti come vedo che succede, chiunque qua può entrare con un furgone. C'è un semplicissimo lavoro in corso, che ormai è pure datato. Comunque lo scheletro del vecchio campo Rom è ancora visibilissimo. Ognuno di questi rende l'idea di quanto spazio era stato preso e di tutto quello che poi c'è lì dietro, perché qui c'era la facciata del campo, ma poi lì dietro c'è il resto. Il problema è duplice. C'è anche gente che li butta, questo è un po' un problema grosso, cioè noi diamo sempre la colpa a chi li utilizza, ma chi li utilizza dove li trova questi rifiuti, dove li va a prendere, chi li ha buttati? E comunque quando lasciamo una situazione così
la colpa è anche nostra, perché non puoi lasciare un posto così, non puoi far sì che quella è una strada, un'arteria importante, quella via del Foro Italico, dove ci passano centinaia di migliaia di macchine tutti i mesi, se non tutte le settimane, e noi stiamo ancora messi così in una situazione di pieno degrado. Qui dal campo Rom ancora si vede, oltre che il treno, perché qui ci affacciamo, come dicevo, c'è la ferrovia, c'è il tunnel ferroviario, dall'altra parte un cimitero di automobili, le carcasse delle automobili completamente arrugginite, cioè queste ci avranno 50 anni, lì ci saranno macchine che non esistono nemmeno più. Qua ci sono dei vecchi bagni chimici che ormai dei chimici non ci sarà rimasto più niente, poi è passato il famoso trenino dei pendolari. Considerate che questa scalinata la percorre la gente per andare giù dalla strada, dalla fermata dell'autobus, e quando devono attraversare per andare dall'altra parte si passa qua sotto. E io vi vorrei far vedere dove passa la gente. C'è un comune cittadino che passa qua, guardate, non c'è uno scalino sano. Anche io stesso stavo per cascare qua, sto cercando di scendere, occhio perché qui, Madonna che puzza! Questo è l'unico sottopassaggio funzionante che vi permette di andare dall'altra parte. Allora, dirvi che c'è puzza di piscio, cagate, zozzeria, ma problemi strutturali, perché poi il discorso non è solo l'abbandono dal punto di vista di immondizie eccetera, è proprio un problema strutturale. Adesso noi ci passiamo, sappiate che se non ci vedete più è perché ci hanno rapito. È tutto buio qua, allora non ci sono luci ed è già buio in pieno giorno, posto che qui veramente ci stanno i pezzi di mattoni che sono crollati. Passiamo velocemente perché c'è una puzza terribile qua, c'è una roba insostenibile. Buchi giganteschi nelle mura, ma qui probabilmente qualcuno ci dorme dentro. E qui di nuovo cataste e cataste e cataste di rifiuti. Questo è un percorso che fanno le persone dopo che hanno preso l'autobus, che devono venire da st'altra parte. E cosa c'è da st'altra parte, a parte i rovi e tutto quanto? La direzione per la zona bene della città, campi sportivi dell'acqua acetosa, guardate che belli, cioè il contrasto tra un campo tenuto così e una situazione come questa, piena di giocatori, bambini che giocano, perché lì ragazzi, questo non si vede, ma lì in fondo è pieno di bambini che stanno a giocare ai campi sportivi. E voi direte, vabbè, ma è un posto abbandonato da Dio. No, vi volevo far vedere quante automobili passavano di qua, quante ce ne passano tutti i giorni, e il fatto che con tutto sto traffico, con tutto sto passaggio, anche con grandi investimenti, perché come vedete lì ci stanno concessionari, venditori, grandi brand eccetera, e qua se io mi affaccio è questa la situazione. Tra l'altro questo è un servizio pubblico, il sottopasso, e non è accessibile. Noi siamo passati dalla parte dei disabili, quella con i scivoli, ma questa era la scalinata. Che è successo? È cascato un albero, ne è cascato un altro, ne è cascato un altro, e qua è successo la savana ha preso il sopravvento. Quanti anni c'ha sto ferro? Tra l'altro qui l'hanno pure staccato. E qui dall'ex campo Rom, che oggi è una vera discarica, ma non una discarica così, una discarica pesante, e lì dove ci sono rifiuti tossici ancora a cielo aperto, vicino alle falde acquifere, vicino a un'oasi naturale, vicino a quello che dovrebbe essere un'area verde disponibile a tutti, io ci sono venuto e me ne vado veramente a malincuore, perché ci sarebbe da far vedere ancora tanto, però è pure vero che qui ti rovini proprio la salute, dal degrado, dal traffico, dall'area verde che ormai è un'area contaminata. Io vi saluto, mi dispiace, purtroppo
questa è Roma, mi dispiace farla vedere, mi dispiace venirci, mi dispiace vedere una situazione del genere, ma lì è veramente una cosa terribile. Vi saluto, se avete altri dubbi, domande o cose o posti da segnalare, fatemelo sapere, perché io vi sto a far vedere tutti i posti più brutti, tutti i posti peggio tenuti, però purtroppo questa è la realtà. Ciao!